Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo vlog. Oggi vi racconto qualche vocabolo per prendere l'aereo in italiano. Prossima Il est fermata. plus difficile What de... are you doing? Wow. Sono arrivato all'aeroporto di Orio al Serio, l'aeroporto di Bergamo, e ho preso un autobus autostradale che collega le varie città italiane con l'aeroporto. Adesso sto facendo la coda per l'accettazione, dove mi controllano il passaporto o i documenti, mi controllano la carta d'imbarco e mi pesano i bagagli. Di solito si possono avere due tipi di bagagli, uno da stiva, che può essere più grande e che va, diciamo, nel bagagliaio dell'aereo, e l'altro da cabina, che deve essere più piccolo e soprattutto deve essere alto, largo e lungo meno di una certa soglia, di solito decisa dalla compagnia. Per esempio Ryanair è famosa per le sue misure molto rigide. Se il tuo bagaglio da cabina supera queste misure, devi pagare una specie di multa. In aeroporto, per controllare gli orari degli aerei, si guardano i tabelloni con le partenze. Eccoli là. L'ultimo volo che possiamo vedere è quello per Helsinki alle 17:55. Vedete, queste sono le varie code o file per fare l'accettazione dei bagagli. Il mio aereo partirà alle 17:15, ma ho appena letto che c'è stato un ritardo di 12 minuti, nulla di che. Poi arrivo a Istanbul, dove faccio scalo e aspetto 4 ore per prendere un altro volo con la stessa compagnia, Pegasus, e andare a Izmir, che in italiano si chiama Smirne. Questa volta io ho con me 3 bagagli, diciamo. Una valigia da stiva, abbastanza grande, ma leggera. Uno zaino per la tecnologia, con il computer e le varie cose con cui lavoro. E questo zaino da 35 litri, da trekking, dove non ho molte cose, ma lo uso per mettere dentro questo zaino più piccolo e viaggiare più facilmente. E infine c'ho anche un marsupio dove metto il telefono, i soldi, il passaporto e la macchina fotografica. So che non è molto estetico il marsupio, ma è molto pratico. Una cosa che mi stupisce sempre è che gli aeroporti si sono trasformati in centri commerciali, cioè sono pieni di negozi dove si vendono tante cose diverse. Bene, ho appena fatto i controlli di sicurezza, ho pesato i bagagli, mi hanno controllato i bagagli da cabina perché ho molta tecnologia con me, 2 computer, un tablet, un Kindle, tanti cavi, una grande power bank, e quindi ho dovuto svuotare tutto nelle scatole che ti danno quelli della sicurezza, ma non c'è stato nessun problema e quindi mi hanno fatto passare tranquillamente. Adesso penso di andare in bagno e poi mi siederò su una di queste sedie a leggere o a magari montare un video. 2 passeggeri sono appena usciti dal bagno e si sono molto lamentati della pulizia dei bagni. Come sono i bagni negli aeroporti del vostro paese? Sono puliti o sporchi? Mi trovo davanti a un negozio che si chiama Legami, però in italiano questa parola
pronunciata con un accento diverso, ha un altro significato, cioè legami, il verbo legare più la particella mi, cioè legami per esempio con una corda, e invece legami significa per esempio connessioni, contatti. Io di solito non compro quasi niente in aeroporto perché ci sono prezzi più alti, visto che per portare i prodotti dentro l'aeroporto, oltre l'accettazione, bisogna fare un controllo e quindi questo è il ritardo che ci mettiamo a portare i prodotti all'interno. Queste cose fanno aumentare i prezzi rispetto ai negozi normali. Vedete? Vi dicevo che ci sono i gate, cioè gli imbarchi, e qua siamo all'imbarco A4 e ci sono i passeggeri in coda ad aspettare di essere imbarcati sul loro aereo per andare a Malaga, in Spagna. Il mio volo è stato appena annunciato e hanno detto che fra 10 minuti apriranno l'imbarco. Quindi io fra poco andrò a fare la fila per salire sull'aereo. Adesso vi faccio vedere le piste di decollo, dove gli aerei prendono la rincorsa, guadagnano velocità per decollare e partire. In questo caso non andiamo con la navetta, ma saliamo direttamente sull'aereo. Mi sono appena seduto al mio posto e ho quello sulla finestra. Non so come si chiama la finestra dell'aereo. Se è importante ve lo metterò a schermo, probabilmente. Questa è la vista dalla finestra. Ta-dan. L'aeroporto di Orio al Serio è il quartier generale della compagnia Ryanair, che di solito, essendo una compagnia budget, sceglie gli aeroporti più economici per pagare di meno e usarli come quartier generale. Orio al Serio è un esempio, e infatti qua c'è anche Wizz Air e EasyJet che fanno tanti voli. Mi fa molto ridere perché nell'aeroporto di Istanbul ci sono molte pubblicità di cliniche dove farsi operazioni ai denti oppure per la calvizie, cioè la mancanza di capelli. E la Turchia è diventato un posto molto famoso nel mondo perché i servizi medici sono di qualità, ma è più economico che in Europa. Però vedere queste pubblicità nell'aeroporto è molto divertente. Sono arrivato a Istanbul e adesso dovrò aspettare 10 ore prima di partire domani mattina alle ore 6.